Ciao, benvenuti su Mintitaro. In questo video vorrei parlare delle lezioni che i tarocchi mi hanno dato durante gli anni, leggendoli e studiandoli. Credo che siano proprio dei principi che stanno alla base della filosofia di queste carte e mi sembra interessante condividerle con voi. Se ne avete notate altre o avete un'opinione diversa dalla mia, ovviamente sarei contenta di ehm, saperlo, potete scrivere nella sezione commenti. Dunque, per quanto riguarda la prima, che considero una delle più evidenti, è il fatto che per i tarocchi, per il sistema divinatorio o comunque evolutivo dei tarocchi, non c'è un concetto di bianco e nero. Le carte sono molto sfumate, hanno dei significati estremamente flessibili e si nota anche durante la lettura delle carte, dove i significati della singola carta vengono ad essere smussati o accentuati a seconda delle carte che sono accanto. Però il fatto di non avere, cioè di non considerare il mondo, la realtà bianco e nero, è proprio parte della filosofia dei tarocchi, che è molto simile a quella del taoismo in questo senso, ovvero nel senso che ogni qualità ha in nuce, come il simbolo del Tao, la qualità opposta e che quindi non c'è veramente una divisione netta fra queste due qualità. E nel Rider-Waite-Smith soprattutto è posta in evidenza nei disegni delle carte questo concetto. Per esempio abbiamo la carta della papessa, dove ci sono queste due colonne, una bianca e una nera, dove appunto le due lettere disegnate sopra sono del colore opposto. E questa carta infatti è anche simbolo della conoscenza superiore, che va oltre appunto a una visione bipolare della realtà. Stessa cosa si nota nella carta del carro, dove le due sfingi, che sono una bianca e una nera, ma hanno appunto anche la qualità opposta, ovvero quella nera a parti in bianco e quella bianca a parti in nero. E questa necessità di fare una sintesi degli opposti si nota in varie altre carte, come per esempio la carta della giustizia, dove ci sono queste due colonne, la carta del Papa, ci sono sempre due colonne che indicano appunto questi opposti che vanno sintetizzati, e così anche per esempio nella carta della Luna, dove ci sono queste due torri. Da questa lezione, da questo principio, si ricava anche quello successivo, che è appunto l'importanza di ricercare un equilibrio interno per i tarocchi. E questo si nota nelle carte, per esempio nella carta della temperanza. Eccola, dove l'angelo, protagonista di questa carta, mischia il contenuto di queste due coppe per creare una uniformità che abbia però appunto all'interno gli ingredienti mescolati. Quindi questa carta della temperanza è proprio il simbolo della ricerca di un equilibrio interno, tant'è vero che ha un piede nell'acqua, un piede sulla terra, per significare l'importanza appunto di ehm, mantenere concretezza e allo stesso tempo dare importanza alle proprie emozioni
interne, quindi cercare sempre un equilibrio, e questo equilibrio si nota in altre carte, come per esempio tutti i sei, in particolare questi due dove c'è proprio il simbolo della bilancia nel 6 di denari, che indica proprio un equilibrio nel piano materiale, il 6 di coppe che indica proprio un equilibrio sul piano emotivo, e poi il 2 di denari che richiama proprio il concetto di equilibrare varie attività, di bilanciare la propria vita anche sul piano materiale. La stessa carta del bagatto, del mago, ehm, ehm, mette in luce la necessità di avere un equilibrio su tutti i piani, tant'è vero che sul tavolo del mago ci sono i simboli dei semi, dei tarocchi, che sono rappresentativi degli elementi costitutivi della realtà, secondo appunto il sistema dei tarocchi, ovvero l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua. Quindi la vita di una persona deve cercare di equilibrare questi quattro elementi, quindi le emozioni non devono prevalere, il piano materiale non deve prevalere, non deve prevalere il piano mentale ehm, o il piano energetico, ci deve essere un equilibrio anche nella vita della persona, e questo appunto è un concetto chiave. Da qui, collegato a questa lezione, c'è anche la lezione per cui bisogna essere in armonia anche sul piano esterno, ovvero con l'energia che ci circonda. Quindi non solo un equilibrio interno, ma anche proprio un equilibrio con l'esterno, con la realtà, le energie circostanti. E questo si nota nelle carte, soprattutto della imperatrice, dove si vede questa donna estremamente a suo agio all'interno nel- nella natura in cui risiede, e come la Primavera dei Botticelli ha questo vestito a fiori che richiama appunto le piante che la circondano, e questo è proprio dà il senso di equilibrio con la realtà circostante, di sentirsi a proprio agio con l'ambiente in cui ci si muove. Stessa cosa nel caso del mondo, che è proprio l'apoteosi dell'equilibrio con l'ambiente circostante, e anche si nota nella carta per esempio delle stelle, dove questa donna addirittura è nuda proprio perché si sente estremamente a suo agio con l'ambiente circostante. Da notare anche qui un piede della ragazza è nell'acqua, l'altro piede sulla terra, il contenuto dei due brocche viene riversato in entrambi gli elementi, quindi la terra e l'acqua. Quindi anche qui c'è un concetto di equilibrio sia interno che esterno. E perché è importante questa ricerca di armonia sia interna che esterna? Perché proprio alla base del sistema dei tarocchi ehm, la concezione che tutto è connesso e noi siamo parte di questo tutto. Per cui noi influenziamo la realtà che ci circonda, un po' come la carta del mago, però anche questa realtà ci influenza, quindi è fondamentale appunto di conseguenza essere in armonia con questa realtà. E questa connessione tra i vari elementi del mondo, tra noi e l'esterno, si nota, si percepisce proprio durante la lettura delle carte, dove ogni carta non può essere letta in maniera singola,
bensì insieme alle altre, in connessione con le altre, e il significato di ogni singola carta viene ad essere smussato o esaltato dalle carte vicine. Un'altra lezione che ho estrapolato appunto dallo studio dalla lettura dei tarocchi è il fatto che la stasi viene percepita in modo negativo. Abbiamo parlato di equilibrio finora, però l'equilibrio è un equilibrio in movimento. La stasi è un equilibrio bloccato, dove non si avanza, e nella concezione dei tarocchi cioè ha un effetto negativo perché appunto la realtà viene considerata in continuo movimento, quindi la stasi va superata. Si vede per esempio quando parliamo dei quattro, i quattro è un equilibrio che però in realtà genera scontentezza, come nel caso del 4 di coppe, o comunque dei blocchi dove tutto è fermo, come nel caso per esempio del 4 di spade. Anche l'8 viene considerato un equilibrio che però è temporaneo, perché vedete questa persona si allontana per andare oltre. Quindi l'equilibrio è fondamentale, ma è un equilibrio in movimento che deve essere comunque scosso per poter accedere a un livello di evoluzione più alto. Scusate. E quindi qui c'è la funzione fondamentale delle carte, diciamo che sembrano un pochino più negative, come i vari 5 degli arcani minori, no? Dove è un equilibrio appena raggiunto viene smosso anche in maniera traumatica, come nel caso del 5 di spade o il 5 di bastoni, perché ci permette di raggiungere un livello più alto della evoluzione e quindi un nuovo equilibrio. Quindi da questo deriva anche il fatto che eventi che apparentemente possono sembrare negativi nella nostra vita, in realtà hanno sempre una funzione ehm, per la nostra evoluzione, una funzione positiva che magari si può notare nel lungo periodo. E quindi per esempio la carta della morte è emblematica in questo senso, perché la morte indica una fine, però in realtà nel mondo dei tarocchi è una fine provvisoria, cioè una fine che crea una trasformazione. Quindi gli eventi negativi nella nostra vita, ehm, se apparentemente, cioè se anche se traumatici, in realtà hanno una funzione appunto positiva, che però si potrà vedere nel lungo periodo. Quindi per i tarocchi tutto alla fine ci aiuta nella nostra evoluzione, nel nostro cammino. I benefici potranno magari essere notati più avanti. Però appunto il consiglio dei tarocchi solitamente è sempre di non focalizzarsi sul breve periodo, però appunto prendere ciò che di buono l'esperienza ci porta, perché ci permetterà comunque di crescere sempre nel lungo periodo. Le ultime due lezioni di cui voglio parlare oggi, dei tarocchi, concernono il tempo. Ehm, il tempo, per come lo vedo io, quando si leggono i tarocchi, non è scritto, non è fisso. Solitamente quando qualcuno si approccia a un lettore di tarocchi per farsi leggere le carte, ha un po' l'idea che il futuro sia scritto e che quindi non dipenda
da lui o da lei il proprio destino o la situazione in cui si trova. Ehm, Come ho detto in un precedente video, in realtà questa è una concezione un po' vecchia e anche rigida del concetto di tempo, che non è in realtà parte del mondo dei tarocchi. I tarocchi vedono il futuro probabile in base al cammino che stiamo intraprendendo, però non è un futuro scritto, è un futuro che creiamo noi e creano le persone con cui interagiamo. Quindi ogni giorno ci permette di costruirlo secondo la nostra volontà. E questo è proprio un principio alla base dei tarocchi che è chiaramente esplicitato dal concetto del mago, cioè colui che crea la propria realtà in base agli elementi che si trova davanti. Può appunto manifestare quello che vuole, sempre che ne abbia la determinazione e la volontà. Quindi questa è una lezione che vorrei sottolineare. I tarocchi non predicono un futuro che non può essere cambiato, anzi la loro funzione è quella di avvertirci se stiamo intraprendendo un cammino che ci porta verso le conseguenze negative, in modo che possiamo cambiare questo cammino. Quindi è un futuro probabile che può essere modificato da noi. Un'ultima considerazione, appunto, un'ultima lezione riguardo al tempo è il fatto che per i tarocchi il tempo non è infatti lineare, bensì ciclico. E si vede per esempio nella ruota della fortuna, soprattutto se prendete la carta che trovate nel mazzo di Marsiglia, si vede una ruota con dei personaggi dove c'è una crescita, il raggiungimento di un apice e poi subito dopo un declino. E questo è proprio il concetto alla base del tempo nei tarocchi, ovvero che tutto si ripete ad un livello magari più alto. Non è che è un ciclo che si ripete non in maniera identica ogni volta, però sempre più ad un livello sempre più alto, però fondamentalmente appunto sono dei cicli che si ripetono, e quindi alla fase di una crescita segue sempre la fase di un apice, di un raggiungimento di un successo, e poi da lì c'è il declino per poi rinascere. E questo si nota un po' in tutto il mazzo, per esempio nella carta del giudizio, dove qualcosa al passato poi risorge, oppure proprio da tutti gli arcani minori, il fatto che le carte numerate, per esempio, vadano dall'1 al 10. L'1 è sempre la nascita di un qualcosa che poi ha un'evoluzione nelle carte successive fino ad arrivare al numero 10, che è l'apice, e poi da lì si rinizia con un nuovo ciclo, per cui i numeri 10 degli arcani minori segnano sempre appunto il punto più alto del seme, che però appunto viene seguito poi da un nuovo ciclo che inizia dal numero 1. E quindi vediamo per esempio anche dal punto di vista negativo, per esempio il 10 di bastoni è un estremo sforzo, un'estrema fatica, un estremo stress, che però appunto è destinato a finire perché abbiamo raggiunto il tetto massimo. E così con il 10 di spade, dove Pamela con Smith ha proprio sottolineato
la fine di questo ciclo con il ciclo di sofferenza, in questo caso col 10 di spade, disegnando l'alba, quindi un nuovo giorno, una nuova speranza, perché appunto questo è il massimo di sofferenza, di depressione che uno può, di momento negativo che uno può avere e che poi è comunque destinata a finire. E così appunto anche in quelle positive c'è un massimo che però appunto dovrà a un certo punto finire. E quindi anche dal punto di vista emotivo e materiale col 10 di coppe e il 10 di denari, che sono carte tendenzialmente positive, però hanno in nuce il fatto che prima o poi questa stabilità del 10 di denari e del 10 di coppe verrà a terminare. Quindi diciamo, il consiglio delle carte, dei tarocchi, è quello di sempre stare di lavorare costantemente per la propria felicità, per la propria serenità, cioè non lasciare le cose andare da sole, perché tendenzialmente c'è questo ciclo di crescita, apice, declino e ripartire da zero. Quindi bisogna sempre essere attenti e lavorare per il nostro benessere. Una carta che anche ricorda molto questo concetto ciclico è proprio la carta del mondo, che è l'apice del successo, è l'ultima carta degli arcani maggiori, e che appunto questa corona un po' ovaloide richiama proprio il concetto anche di ciclo, come nel caso della ruota della fortuna, cioè un ciclo che poi finisce e poi riparte. Quindi il tempo ciclico si collega all'idea di una evoluzione continua nella nostra vita, di tutti gli elementi che si trovano attorno a noi, della nostra realtà. Bene, spero che questo video sia stato utile. Se avete delle domande, oppure se appunto avete notato altre lezioni, come ho detto all'inizio, potete condividerle, sarei molto felice di conoscerle nella sezione dei commenti. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi tutorial. E noi ci vediamo presto. Ciao!